Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò delle predictions di NXT No Mercy, il prossimo evento della WWE che appunto riguarda il roster di NXT. Direi di partire subito da quello che potrebbe essere il main event, ovvero il match più atteso e più importante per il titolo di NXT maschile, che Oba Femi dovrà difendere dall'assalto di Ricky Sainz. Oba Femi è campione ormai praticamente da diversi mesi, è diventato campione all'inizio dell'anno, porta alla vita questa cintura con, secondo me, grande merito perché ha battuto praticamente qualsiasi tipo di avversario. Onestamente faccio fatica a vedere in questo momento chi possa detronizzare Obafemi. Pensavo sarebbe potuto essere Javon Evans e non escludo comunque che possa esserlo in futuro. Al momento c'è Ricky Sainz che sicuramente è uno degli avversari più lanciati, potrebbe magari tornare sulla scena titolata Ethan Page che ha altre vicende ed è campione nordamericano, però forse il profilo migliore sarebbe proprio quello di Ethan Page in questo momento, ma penso che per lui ci siano altre strade previste dalla WWE e non solo. Quindi in questo caso, per quanto riguarda il match contro Ricky Sainz, veramente ho molta difficoltà a fare delle previsioni. Credo che ci possa essere più di un cambio di titolo a No Mercy, quindi io direi di optare in questo momento forse per una difesa di Obafemi, ma non troppo chiara. Però non mi stupirei qualora dovesse essere Ricky Sainz a diventare il nuovo campione di NXT. C'è Trick Williams di mezzo, quindi credo che comunque la faida non sia conclusa. Sappiamo bene che c'è stata l'invasione della DNA ad NXT e quindi anche quella secondo me avrà un risvolto molto importante. Trick Williams deve guardarsi bene da Mike Santana che probabilmente diventerà il prossimo campione TNA, però allo stesso tempo credo che possa essere ancora invischiato nelle vicende per il titolo di NXT, quindi non escludo che si vada ad intromettere in qualche modo e quindi che possa costare il match a Ricky Sainz in un modo o nell'altro, quindi una conferma di Obafemi per il momento, ma potrebbe poi andare a conquistare il titolo Ricky Sainz nelle prossime settimane. Per quanto riguarda invece il match per il titolo femminile, Jessie Jane lo difenderà dall'assalto di Lola Vice. Lola Vice si è guadagnata la title shot praticamente vincendo il Fatal 4-Way di Heatwave, quindi se l'è conquistata è la seconda volta che ha una chance molto chiara e limpida, conquistata e guadagnata Lola Vice per il titolo femminile di NXT. Già ce l'aveva avuta praticamente col contratto del Breakout Tournament, che però non sfruttò al massimo perché di fatto fallì l'incasso. In questo caso io credo che sia l'ultimo treno per Lola Vice per diventare campionessa di NXT. O vince questo match oppure se resterà almeno ad NXT un'eterna incompiuta. Poi vedremo se ci sarà eventualmente il salto del main roster già da subito oppure se questo salto arriverà successivamente ad una vittoria del titolo che magari potrebbe essere ulteriormente ritardata. Io credo che questo sia il momento giusto, soprattutto perché le Fatal Influence stanno praticamente implodendo pian piano come era prevedibile, quindi io credo che in questo momento possa essere decisivo proprio l'intervento di una tra Fallon e Jasmine Nix per costare, probabilmente più Jasmine Nix per costare il match, quindi di fatto fornire l'assist decisivo a Lola Vice per diventare campionessa. Quindi io mi sbilancio a favore della ex fighter della MMA e quindi credo che Lola Vice diventerà la nuova campionessa di NXT, direi finalmente perché comunque l'inseguimento è durato tanto. Poi dovremmo un attimo valutare il suo personaggio perché diciamo che al momento non è proprio centrato, non mi sta proprio entusiasmando. Spero che poi eventualmente con la cintura alla vita riesca a dare qualcosina in più. Altro titolo in palio è quello Speed, femminile, detenuto da Sol Ruka, che difenderà l'assalto invece di Lenny Reed, che ha vinto il torneo, la finale l'ha vinta contro Candice LeRae per conquistare questo suo ruolo da prima sfidante. Ebbene, qui anche c'è una sorta di rottura in corso tra Zarya e Sol Ruka, molto annunciata. Io pensavo sarebbe avvenuta anche molto prima. Credo che per Sol Ruka difendere due cinture sia un po' troppo e chissà che Zarya, visto che a quanto pare dovrà essere al fianco di Sol Ruka e Zarya è stata colpita dalla Soul Snatcher nel match di coppia quando dovevano guadagnarsi la title shot per i titoli di coppia femminili, credo che Zarya quella cosa se la sia segnata, magari non interferirà per sfavorire decisamente e volontariamente la sua compagna, ma potrebbe essere comunque decisiva suo malgrado per farle perdere la cintura, quindi io credo che potrebbe diventare la nuova campionessa Speed Lenny Reed, che tra l'altro è una che potrebbe schierarsi al fianco delle Fatal Influence, magari al posto di Jasmine X, quindi potrebbe anche essere l'asso nella manica per ricollegarmi al match precedente.
l'asso nella manica di Jessie Jane, non lo escludo, però io credo che Lenny Reed in questo caso, in questo frangente, diventerà la nuova campionessa Speed a discapito di Sol Ruka, che invece vedrà ulteriormente aumentare le sue tensioni con Zarya, addirittura forse potrebbe esserci proprio il tradimento diretto di Zarya, che invece successivamente secondo me andrà alla caccia del titolo nordamericano femminile sempre detenuto da Sol Ruka. Il titolo nordamericano maschile invece è alla vita di Ethan Page da diverse settimane, ormai da diversi mesi, lo difenderà dall'assalto di Davion Heights. Davion Heights si è preso l'ultima parola ad NXT presentandosi praticamente vestito da luciador con una maschera, ormai è diventato una sorta di uso abituale questo, come abbiamo visto anche con il grande americano nel main roster. Ovviamente non riguarda Davion Heights, riguarda altri personaggi, però diciamo che ne stanno un po' abusando di queste maschere da wrestler messicani. Credo che Tavion Heights però in questo match non possa fare più di tanto, onestamente. Io credo che Ethan Page resterà campione ancora per un po' e soprattutto non credo che sia Tavion Heights l'atleta designato per togliergli la cintura. Se proprio vogliamo parlare di un ex membro della No Quarter Catch Crew, io vedrei molto meglio Miles Bourne che dovrebbe aver chiuso la sua rivalità con Lexis King, quindi io credo che potrebbe magari eventualmente provarci lui ad andare all'assalto del titolo nordamericano. Comunque credo che in questo frangente Ethan Page possa difendere la cintura con successo, almeno io vedo una vittoria di Ethan Page, faccio fatica a vedere Tavion Heights campione nordamericano in questo momento. Ethan Page è uno dei migliori, l'ha dimostrato e da quando è arrivato ad NXT ha fatto un salto di qualità clamoroso rispetto a quello che stava facendo in AEW, dove probabilmente neanche l'hanno sfruttato a dovere e nel modo giusto, quindi Ethan Page proseguirà, a mio avviso, il suo regno e poi probabilmente andrà a caccia di un avversario più blasonato, quantomeno più credibile per detronizzarlo e capiremo quale sarà. Cioè, voglio dire, non c'è riuscito Ricky Sainz a togliergli la cintura, anzi è stato lui stesso a toglierla e Ricky Sainz adesso si va a giocare il titolo principale di NXT. Onestamente, veder perdere Ethan Page contro Tavion Heights non è proprio la visione che ho. Rematch, rivincita tra Jordan Grace e Blake Monroe. Blake Monroe, con mio stupore, ma neanche troppo, perché comunque era il match di debutto in singolo, aveva battuto a Wave Jordan Grace. Questo sarà invece un weaponized steel cage match, quindi un match con armi all'interno di una gabbia d'acciaio. Credo che sia la stipulazione perfetta per dare ulteriore sfogo alla rabbia di Jordan Grace e alla sua grandissima forza fisica, quindi credo che Jordan Grace in questo caso potrebbe riprendersi una rivincita, anzi io credo che un po' come Lola Vice per il titolo femminile di NXT sia all'ultima chiamata. Jordan Grace ha perso tante volte quest'anno, ha perso con Stephanie McGirr, ha perso delle chance titolate importanti, non è diventata prima sfidante, quindi io penso che dopo aver perso anche con Blake Monroe, questa sia veramente l'ultima chance per salvare un anno che era iniziato bene, ma che poi diciamo è proseguito non benissimo per Jordan Grace, che doveva essere uno dei volti di punta di NXT, anche magari campionessa, di fatto è diventata campionessa Giulia, è diventata campionessa Stephanie McGirr. Jordan Grace è stata vicina al titolo, ma non l'ha mai detenuto e quindi io credo che questa volta possa essere veramente il momento giusto per mettere la parola fine alla rivalità con Blake Monroe e vincere questo match contro appunto la sua acerrima rivale ed ex compagna di squadra, anche se per un breve periodo. Quindi vado con la vittoria di Jordan Grace nei confronti di Blake Monroe. Per quanto riguarda invece il match tra Javon Evans e Josh Briggs, già hanno avuto un match nella puntata di NXT che è stato sorprendentemente vinto da Josh Briggs, a mio avviso, che comunque ha rifilato un bel cazzottone in faccia con la catena addirittura, quindi lì vinse Josh Briggs con mio grande stupore. In questo caso anche io penso che la rivincita sarà servita da parte di Javon Evans, che appunto conquisterà la vittoria e tornerà ai piani alti del roster di NXT per provare un nuovo assalto alla cintura che, ripeto, secondo me sarà ancora detenuta da Obafemi. Poi vabbè, mi potrò anche sbagliare, però in questo caso Javon Evans non può perdere contro Josh Briggs, una sconfitta ulteriore contro Josh Briggs che è stato sicuramente pushato a dovere, ha avuto un grande push nelle ultime settimane battendo Inamura, vincendo un match veramente molto molto duro e poi conquistando proprio la vittoria su Javon Evans, fresco di chance titolata persa, ma comunque con un punto interrogativo lì perché era riuscito quasi a schienare Obafemi. Queste due vittorie le hanno dato un grande slancio, ma adesso io credo che lo slancio di Josh Briggs si arresterà un po' in primo live event perché questo primo live event non può perderlo Javon Evans dopo la sconfitta subita a Wave appunto proprio contro Obafemi. Tra l'altro Javon Evans mi sembra che viaggi un po' troppo a corrente alternata perché
abbiamo avuto delle vittorie anche clamorose e delle sconfitte altrettanto clamorose, vedi contro Jasper Troy in passato, poi dopo comunque ha spostato il suo focus, ha perso appunto contro Josh Briggs, quindi viaggia un po' troppo a corrente alternata e dovrebbe trovare un po' più di costanza. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.